Mentre Rinaldo così parla, fende con tanta fretta il sottil legno l'onde. San Giorgio a dietro s'allontana, la torre è della fossa e di Gaibana. Proprio qui, di fronte a Porta Paola, è stata scoperta una barca in legno. Lo scavo realizzato nel 1998 in fondo a via San Romano ha permesso di portare in luce una parte delle mura meridionali della città, datate alla metà del 200. Qui all'interno di un edificio in fondo a San Romano è ancora possibile vedere questo tratto di muratura dove è presente un arco che permetteva alle acque di scarico di gettarsi nel Po. Ferrara infatti nella parte sua meridionale era proprio stata costruita allungata lungo il Po. Il Po che fino al 1152, anno della rotta di Ficarolo, correva appunto con le sue acque più importanti verso Ferrara. A seguito di questa rotta la massa d'acqua fu spostata verso nord e il Po di Ferrara divenne sempre di più privo di acqua, privo di portata e si trasformò praticamente nell'attuale canale di Burana o Po di Volano. Progressivamente si spostò verso sud, quindi allontanando la città dal fiume. Nel 2003 è stata fatta una scoperta molto importante in Viale Kennedy, poco fuori Porta Paola. Qui, in occasione di scavi per le fognature, è venuta in luce un'imbarcazione in pioppo. È un'imbarcazione particolare perché appunto ha questa caratteristica di avere il fondo piatto e gli incassi dove mettere una copertura che poteva anche essere rimossa. Una barca quindi sicuramente utilizzabile per appunto i trasporti fluviali, che serviva proprio per poter portare le merci dal Po Grande fino alle grandi porte di entrata della città. Questa barca, che è stata datata con il carbonio 14 alla metà del 1400, trova un confronto molto interessante con le iconografie dell'epoca che ritraggono la parte meridionale della città con tutta una serie di barche del tutto simili a quelle rinvenute che appunto si affollano verso le sue mura. Il fiume rimase sempre la via privilegiata di accesso alla città e lo dimostrano delle belle immagini che sono tratte da un quadro di Garofalo, che è un pittore ferrarese, che raffigura le porte di San Paolo e di San Romano, lungo le quali appunto si affollavano le persone per entrare dentro la città. Tutta l'area compresa tra via Bologna e Porta Paola subì un enorme cambiamento intorno alla fine del Cinquecento, quando nel 1598 Ferrara passa allo Stato Pontificio. In quell'occasione viene costruita Porta Paola in onore di Papa Paolo V e una grande passerella lunga 49 metri che poteva permettere di passare il canale che era sotto le mura della città e congiungersi a un baluardo che era più a meridione. I resti di questo pontile li abbiamo trovati durante gli scavi e sono documentati anche dall'iconografia coeva. La cosa interessante è che questo fossato intorno alla città fu progressivamente riempito e infatti fino al 1700 ancora c'è traccia di questo. Sicuramente nel 1800 non esiste più e c'è questa bellissima immagine di un pittore ferrarese, Chitò, che ci fa vedere come doveva apparire la zona di Porta Paola e di via Bologna alla fine dell'Ottocento. Partendo da Porta Paola recentemente restaurata, continuiamo ora il percorso della Ferrara medievale, proseguendo in direzione del monastero di Sant'Antonio in Polesine.